Si sa che a noi italiani piace davvero tanto gesticolare. Io cerco di limitarlo per non distrarvi, però sicuramente quando sono con i miei amici e la mia famiglia gesticolo anch'io davvero tanto. Per questo motivo oggi voglio insegnarvi dei gesti molto usati dagli italiani, così che anche voi potrete capire il significato. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parleremo di gesti italiani, però prima di iniziare voglio ricordarti che ho una newsletter, quindi se ogni domenica vuoi ricevere dei contenuti interessanti per studiare e migliorare in italiano, allora puoi iscriverti alla mia newsletter cliccando sul link in descrizione. Fantastico! Però prima di iniziare con la spiegazione di alcuni gesti italiani, cerchiamo di capire il motivo per cui gli italiani gesticolano così tanto. Ovviamente il motivo non è così chiaro, però dobbiamo ricordare che l'Italia è stata soggetta a dominazioni straniere per tantissimo tempo in passato. Possiamo pensare alla dominazione spagnola, francese, austriaca. Ovviamente, quando gli stranieri venivano in Italia per colonizzare il nostro territorio, gli italiani non potevano comunicare con loro e quindi che cosa hanno fatto per migliorare la comunicazione? Beh, hanno iniziato ad usare tanto i gesti. In questo modo la comunicazione sarebbe stata più facile. E poi bisogna anche pensare che l'Italia, prima della sua unificazione, era un territorio molto frammentato dal punto di vista culturale e anche le lingue erano diverse e talvolta una persona del sud non riusciva a comunicare con una persona del nord perché parlavano tutti in dialetto e quindi per questo motivo hanno dovuto anche loro ricorrere ai gesti. Alcuni pensano che queste tradizioni risalgano addirittura ai Romani e ai Greci, dato che quei popoli in passato davano molta importanza al linguaggio del corpo. Però, a prescindere dal vero motivo per cui gli italiani gesticolano, una cosa è certa: noi gesticoliamo davvero tanto. Abbiamo tantissimi gesti nella lingua italiana e oggi cercherò di insegnarti i più importanti. Iniziamo dal primo gesto. Che cosa significa questo? Beh, questo è un gesto ormai conosciuto in tutto il mondo, molto usato dagli italiani e forse un po' stereotipato all'estero perché non lo facciamo davvero ogni secondo quando parliamo. Però questo gesto semplicemente significa: ma che cosa stai dicendo? Esprime sgomento, stupore in senso negativo per qualcosa che è stato detto. Molto spesso usiamo questo gesto anche quando stiamo facendo una domanda però in un senso un po' negativo, perché non stiamo capendo bene la situazione. Quindi quando qualcuno ti dice puoi imparare l'italiano in soli 3 mesi, puoi rispondere: ma che cazzo stai dicendo? È chiaro come si usa? E adesso passiamo al secondo gesto di oggi. Questo. Quindi cosa significa questo gesto? Beh, è molto facile, significa vai via, vai via. Non ti piace quella persona e vuoi invitarla gentilmente, o forse non così gentilmente, ad uscire da casa tua, allora puoi dire: vai via, vai via. Questo gesto è anche quasi una minaccia, perché è come dire vai via o ci saranno dei problemi, o anche nel senso di scappare, cioè scappa, vai via prima che succeda qualcosa. Ma se anziché fare così invertiamo il gesto, quindi dall'alto verso il basso, così, il significato cambia radicalmente. Infatti questo gesto significa ti picchio. Ti picchio, proprio così, Per esempio, vedi che tuo figlio sta per scrivere sui muri di casa, allora lo guardi negli occhi e fai così, no? Dici ti picchio, se ti azzardi a scrivere sui muri, io ti picchio. Sì, forse è un metodo un po' drastico, però funziona. E adesso passiamo al quarto gesto di oggi. Questo.
Che cosa significa questo gesto? Beh, questo è interessante. Facciamo finta che io e te abitiamo insieme. Torni a casa e mi dici: Stefano, cosa mangiamo stasera? Il frigorifero però è vuoto, completamente vuoto, non c'è niente. Allora io ti guardo e ti dico, anzi, faccio questo gesto. Per dire, non c'è niente, nel frigorifero non c'è assolutamente niente, non c'è niente da mangiare. Quindi ogni volta che vuoi dire che non c'è niente, puoi usare questo gesto e gli italiani capiranno. E adesso passiamo al quinto gesto di oggi. Questo. Conosci questo gesto? È facile, semplicemente significa perfetto. Quindi noi mettiamo l'indice e il pollice così e poi tracciamo una linea immaginaria. Quindi il piatto di pasta che hai preparato è buonissimo, il discorso che hai fatto è bellissimo, beh, allora è tutto perfetto. Complimenti. Passiamo al gesto numero 6 di oggi. Hai conosciuto una persona furba? Una persona che ha sempre la risposta pronta? Beh, allora questa persona furba, intelligente, può essere espressa in italiano con questo gesto. Quindi prendiamo il nostro pollice e facciamo una linea immaginaria che va da qui a qui, così. Questo in italiano significa una persona scaltra, furba. Per esempio, la nostra amica Anna è riuscita ad aprire un'azienda di gioielli ed è diventata ricca? Lei è furba, è brava. Attenzione però perché questo gesto può avere anche una connotazione negativa, quindi una furbizia un po' negativa. Passiamo al gesto numero 7 di oggi e immaginiamo che tu vieni in Italia e vuoi andare in un buonissimo ristorante di Roma. È un ristorante molto richiesto e c'è bisogno di prenotare molto tempo in anticipo. Purtroppo quel ristorante però è completamente pieno, ma tu hai un'idea. Infatti conosci la migliore amica della moglie del proprietario del ristorante. Allora chiami la migliore amica e chiedi gentilmente di mettere una buona parola così che tu potrai andare a mangiare in quel ristorante la sera. Allora la migliore amica dice: non ti preoccupare perché troveremo una soluzione. Conosci questo gesto? Questo gesto significa aum maum, che è un'espressione napoletana. Anche se questo gesto ha un corrispettivo nel dialetto napoletano, è comunque usato in tutta Italia. Una cosa aum maum è una cosa un po' losca, segreta, clandestina, possiamo dire. Quindi è vero che la migliore amica convincerà il proprietario del ristorante a darti un tavolo stasera, ma non è una cosa che si potrebbe fare, una cosa un po' aum, ok? Quindi semplicemente usiamo questo gesto per dire che sì, facciamo qualcosa, raggiungiamo un obiettivo, ma non nel modo più onesto possibile, un po' aum. Passiamo alla prossima espressione. Tu mi hai fatto arrabbiare tantissimo e adesso io voglio proprio prenderti a pugni, allora ti voglio fare un culo così. Questo gesto in italiano significa che sono molto arrabbiato con una persona e voglio fare un culo così a quella persona. Cioè voglio picchiarla, voglio fare a botte, ok? In realtà questo gesto si usa anche per dire che io mi sono fatto un culo così, mi sono fatto un culo così. Questo significa che ho lavorato sodo, ho lavorato tantissimo per raggiungere dei buoni risultati, o no. Però comunque mi sono impegnato tanto, mi sono fatto un culo così. È sempre meglio associare questo gesto ad un'espressione parlata, perché ovviamente questo gesto ha due significati molto diversi. E se hai appena iniziato a studiare il congiuntivo italiano e inizi a avere paura? Questo gesto in italiano fatto così, ok, significa semplicemente avere paura. Quindi hai paura?
Però non avere paura, non c'è bisogno per il congiuntivo perché ho fatto tanti video al riguardo, quindi ti lascio qui sotto in descrizione la playlist per guardare tutti i video che ho fatto sul congiuntivo. E adesso, ultimo gesto di oggi, immaginiamo che siamo in spiaggia la domenica, c'è tantissima gente e tu sai che in quella spiaggia purtroppo rubano, quindi vuoi informare i tuoi amici e dire: e ragazzi, attenzione, portatevi con voi portafogli, cellulari, eccetera, non lasciateli sotto l'ombrellone perché potrebbero rubarli. Però noi non vogliamo dire questa cosa a voce, vogliamo essere discreti e quindi possiamo dire: attenzione ai vostri cellulari perché qui rubano. Questo gesto, quindi questo movimento della mano, indica l'atto di rubare, un furto. Quindi attenzione perché qui... Quindi io soltanto muovendo la mano così posso comunicare ai miei amici italiani il verbo rubare. Una cosa incredibile. La comunicazione non verbale è fondamentale in tutte le lingue, però credo che nella lingua italiana sia più importante perché i nostri gesti hanno dei veri e propri significati e a volte possono proprio sostituire le parole. Fammi sapere qual è il tuo gesto preferito scrivendomelo qui sotto nei commenti e soprattutto dimmi se ne conosci altri. E se questo video ti è piaciuto e ti ha aiutato, non dimenticare di lasciare un bel mi piace e anche di iscriverti al canale per non perdere tutti i contenuti futuri. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!